facile, velocissimo, semplice ma d'effetto. Ciao a tutti amiche ed amici, ben ritrovati in un nuovissimo appuntamento settimanale, il secondo appuntamento settimanale. Il progetto borsa che vi presento quest'oggi è di una facilità unica e secondo me è caduto proprio a pennello proprio oggi e in questo periodo, perché sfido chiunque a dire ho tutti i regali handmade pronti. Io sono la prima a non averli tutti pronti e sto ancora lavorando per terminarli in fretta, no? Quindi tendenzialmente creo progetti veloci, gioco un po' con i punti di lavorazione semplici ma particolari per riuscire a realizzare per tempo qualsiasi creazione. Ma andiamo al succo del discorso. La realizzazione della borsa che avete visto in anteprima è stata possibile grazie al materiale che ho utilizzato e sto parlando proprio dell'Inda Big. Eh sì, avete proprio sentito bene, Inda Big. Perché si chiama così? Inda è quel cordino che ormai conosciamo un po' tutti, perché qui sul canale ve l'ho fatto vedere un bel po' di volte. Quel cordoncino realizzato, prodotto e rivenduto da Borgo dei Pazzi Firenze, ultra brillante, bellissimo al tatto, scorrevole, morbidissimo. Ecco, per la realizzazione di questo filato è stato utilizzato lo stesso materiale dell'Inda, infatti stiamo parlando sempre di un 100% polipropilene. Big invece perché? Per via dello spessore, infatti abbiamo un cordoncino spesso 6 mm e se vi ricordate qualche tempo fa vi dissi che Borgo dei Pazzi, oltre che a produrre e rivendere i propri filati made in Italy, 100% made in Italy, realizza filati particolari su richiesta ed è quello che è successo proprio con Inda Big. È stata proprio una di voi che mi segue a fare questa richiesta. Al momento è solo disponibile questa colorazione che ho utilizzato io, infatti se siete interessati all'acquisto del kit trovate come sempre il link nel box informazioni sotto al video. Tutte le altre colorazioni saranno disponibili a partire da gennaio e se già conoscete il cordino Inda sapete che c'è una vastissima scelta di colori, quindi io immagino proprio che sarà lo stesso per l'Inda Big. Oltre ad aver utilizzato due rocche, questo è ciò che mi è rimasto, ho utilizzato anche due moschettoni nella variante oro, una catena, ma volendo con ciò che è rimasto potreste benissimo andare a realizzare una tracolla direttamente all'uncinetto, il cordoncino è bello spesso, bello rigido, insomma non avreste problemi. Poi ho utilizzato una chiusura a cartella sempre nella variante oro e ho lavorato questo cordoncino sia con l'uncinetto numero 7 che con l'uncinetto numero 8 e qui viene indicato l'uncinetto 8 e 9. Sappiate che anche con il 7 si lavora altrettanto bene. Io ho utilizzato il 7 per via del punto di lavorazione che ho scelto di lavorare, molto semplice perché si tratta di punti bassi ma nello stesso tempo d'effetto perché come avete visto vi sono tutte quelle maglie in diagonale che insieme alla brillantezza del cordoncino rendono la borsa davvero preziosa ed elegante. Non so se ve l'ho detto, ogni rocca è costituita da 500 grammi di cordoncino e più o meno vi sono 165 metri di cordoncino stesso. Se avete qualche dubbio, qualche domanda da fare potete sempre scrivere un commento sotto al video, sarò lieta di rispondervi. A questo punto vi riporto al tutorial di oggi. Io come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina importantissima, mi raccomando, perché prossima settimana, lunedì e mercoledì, ci saranno altri due progetti spettacolari. Uno sarà un progetto borsa, ve lo anticipo subito, anzi vi esorto a seguirmi anche su Instagram e su Facebook perché lì vi lancio sempre qualche spoilerino, qualche anteprima, quindi seguitemi anche lì così saprete in anticipo di cosa si tratta. A questo punto, sigla! Partiamo dal fondo della nostra borsa con questo bellissimo cordoncino Inda Big. Giocherò con gli uncinetti numero 8 e numero 9. Intanto inizio con il numero 9. Faccio il solito cappio per avviare le catenelle, ne avvierò esattamente 11 e le lavorerò in maniera molto morbida perché poi andrò a lavorare nella maglia dietro. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 11. A partire dalla seconda catenella vado a lavorare un punto basso. Passo all'uncinetto numero 8, come sapete, un po' più da precisione per entrare nella maglia che sta dietro.
ma se preferite entrate pure nella metà catenella. Entro, prendo il cordoncino e chiudo il primo punto basso. Ripeto nelle catenelle successive. Così facendo avrò un totale di 10 punti bassi. Ultima catenella, ultimo punto basso. Perfetto, adesso ho 10 punti, questo sarà il risultato. Strepitoso, bellissimo, che vi devo dire. Catenella, giriamo il nostro lavoro e andremo a lavorare un punto in ciascun punto. Grazie a questo cordoncino molto spesso riusciremo in fretta a raggiungere i centimetri desiderati. Ora, come notate, con l'uncinetto numero 8 il filato si lavora benissimo, però in base alla nostra mano di lavorazione possiamo usare anche l'uncinetto numero 9, vedete? Io per esempio per la mia mano preferisco utilizzare un uncinetto più grande di un punto, il 9. Mi trovo molto più comoda. Sto per terminare la seconda riga. Facciamo una catenella, giriamo il nostro lavoro e continuiamo in righe di andata e di ritorno a punto basso finché non raggiungiamo la lunghezza desiderata del nostro fondo. Intanto già sappiamo la profondità, siamo a 13 cm, ma considerate che col giro punto basso di perimetro acquisiremo un centimetro in più per lato, quindi arriveremo a 15. Io penso che mi spingerò fino a 18 cm, calcolando che devo fare il giro di rifinitura. Arriverò sicuramente a 20, per cui io direi di continuare così per questa terza riga e per il numero di righe che vi scrivo come sempre qui in alto. Bene, ho terminato il mio fondo, ho lavorato esattamente 15 righe totali, quindi ne ho aggiunte altre 12 fino ad ottenere esattamente 18 cm spaccati. Adesso andiamo a rifinire a punto basso, però cambio il numero di uncinetto, passo al numero 8. Sempre nello stesso punto aggiungo 2 punti bassi per un totale di 3, formando così il primo angolo. Qui è inutile che ve lo dico, non è necessario irrigidire perché qua abbiamo una bella rigidità. Poi passo alla riga successiva, non entro nel buchetto ma entro al centro, in questo modo non dilato i punti e lavoro il punto basso successivo. Riga successiva, qui entro per forza nel buchetto, terzo punto basso, qui entro al centro del punto basso e lavoro il punto basso successivo e così via per tutto il lato. Quando arriviamo alla catenella iniziale, qui vado a lavorare 3 punti bassi per formare il secondo angolo. 1, 2 e 3. Questo sarà il risultato. Andremo avanti lavorando un punto in ciascun punto, angolo 3 punti bassi, un punto in ciascuna riga e ci vediamo direttamente qui per chiudere insieme. Bene, ho terminato il giro di rifinitura, questo sarà il risultato. Devo andare a lavorare l'ultimo punto esattamente qui, o quantomeno gli ultimi 2 punti perché devo formare l'angolo. Entro proprio qui e lavoro il primo ed il secondo. Insieme al primissimo del giro sono 3 punti. Lavoreremo in tondo, ci aiuteremo con un marcapunti che ci segna sempre il primo punto di ogni giro per semplificare di gran lunga il progetto. Passo al punto successivo in costa per staccarmi dal fondo, però prendo anche l'asola che c'è qui all'interno, guardate, costina dietro più maglia dietro, sempre con l'uncinetto numero 8, prendo il filo e chiudo le 2 asole. Prendo un marcapunti e segno il primissimo punto.
Punto successivo in costa, prendo sia la maglia in costa che la maglia che sta dietro. Prendo il filo e chiudo. Asola dietro, maglia che sta all'interno, chiudo tutto. Vi consiglio di fare questo primissimo giro in maniera molto morbida, perché nel giro successivo lavoreremo un punto di lavorazione molto semplice ma d'effetto, che prevede la lavorazione al centro di ciascun punto sottostante. Quindi se riusciamo a lavorare in maniera morbida questo giro, nel giro successivo riusciremo ad entrare meglio al centro. Ve lo consiglio. Durante questo primissimo giro non andrò a fare aumenti. Questo significa che sui 3 punti di ogni angolo lavorerò un punto basso. Quindi possiamo lavorare tranquillamente in questo modo per tutto il giro. Ultimo punto. Primissimo giro terminato. Adesso andiamo avanti. Intanto tolgo il marcapunti. Per lavorare il punto successivo dobbiamo entrare al centro, quindi puntiamo l'uncinetto esattamente qui e non nell'asola. Il primo giro è sempre il più stretto, quindi bisogna avere un po' di pazienza, è normale, sia con questo cordino che con tutti gli altri filati. Prendiamo il filo e abbiamo 2 asole. Passiamo al punto successivo, sempre al centro, come se stessimo lavorando il punto maglia. Prendiamo il cordoncino e abbiamo 3 asole. Facciamo passare la terza asola attraverso la seconda, così. Poi abbiamo 2 asole, riprendiamo il cordoncino e chiudiamo tutto insieme. Per andare avanti dobbiamo sempre lavorare il punto già lavorato, quindi questo, ed il punto successivo sempre al centro. Quindi con l'uncinetto entro, prendo il cordoncino, entro nel punto successivo ma al centro, prendo il cordoncino e tiro fuori, faccio passare la terza asola attraverso la seconda e le 2 le vado a chiudere insieme e voilà. Ora non scordiamoci di segnare il primo punto con il marker. Rivediamo, entriamo nel punto già lavorato al centro e prendiamo il cordoncino. Al centro del punto successivo facciamo passare la terza asola attraverso la seconda e le 2 le chiudiamo a punto basso, semplicissimo. Guardate, già si intravede un po' l'effetto, ci sono tutte queste maglie in diagonale e ho scelto di lavorare questo punto semplice ma d'effetto perché mi ritrovo proprio questo cordoncino tubolare che è dello stesso materiale dell'Inda, infatti si chiama Inda Big, ma un po' piatto. Vedete? Questo cordoncino si presta benissimo a questi punti semplici ma particolari. A questo punto penso che abbiate compreso e assimilato il punto di lavorazione, possiamo continuare anche da sole. Come sempre ci vediamo alla fine del giro per vedere come continuare, ma il procedimento è sempre lo stesso. Per andare avanti ovviamente entreremo sempre nell'ultimo punto e collegheremo così il primo con il secondo giro che iniziamo. Ora togliamo un attimo il marcapunti e per andare a lavorare il giro successivo e tutti gli altri dobbiamo iniziare e continuare sempre allo stesso modo. Dobbiamo sempre entrare al centro di ciascun punto che abbiamo sottostante. Tutto qui. Vediamole insieme. Intanto entro nell'ultimo punto al centro e prendo il filo. Poi entro al centro del punto successivo e prendo il cordoncino. Faccio passare la terza asola attraverso la seconda e le altre 2 le chiudo a punto basso. Questo è il primo punto e lo segno, mi raccomando. Ora entriamo prima in questo punto già lavorato e poi nel successivo, sempre al centro. Entro, prendo il cordoncino, entro nel punto successivo e prendo il cordoncino. Vedete che adesso entro in maniera semplicissima. Come vi dicevo prima, tutti i primi giri di ogni progetto sono i più stretti. Quindi 1 e 2 e rientro 1 e 2
chiudo e poi chiudo le altre 2 e di nuovo 1, 2, 3 e 4. Sono semplicemente 4 mosse da effettuare e questo sarà il risultato. E continuiamo in questo modo per tutto il giro. Come sempre qui sullo schermo vi indico il numero di giri che andrò a lavorare io insieme alla misura in centimetri totale, esclusi questi giri fatti insieme che per quanto riguarda il corpo borsa sono 3, 1, 2 e 3. E voilà, questo qui è il risultato del corpo borsa terminato. Adesso andremo un po' a rifinire il tutto, non abbiamo finito. Ve la faccio vedere più da vicino. Come vedete, punto di lavorazione bellissimo, straordinario, molto semplice ma d'effetto. Poi che dire di questo cordino in da big, spettacolare. Guardate che tenuta, guardate come è cresciuto il corpo della borsa, bello sostenuto, fitto, compatto, bellissimo. In questo caso non è necessario nessun supporto per irrigidire il progetto, ve lo garantisco. Dunque ho alzato il mio corpo borsa fino a 20 cm, ho lavorato in totale 15 giri, volendo potete spingervi fino a 25 cm lavorando 4-5 giri in più. Prima di passare al punto bassissimo voglio definire intanto a punto basso normale. È pure vero che aiutandomi con l'uncinetto numero 7 possiamo anche andare a lavorare un punto maglia al centro di ciascun punto e poi andare a definire, guardate si elimina anche lo scalino tra l'altro, e andare a definire a punto maglia. Anzi, sapete che faccio? Faccio proprio così, metto il marcapunti nel primo punto perché non abbiamo finito e procedo lavorando un punto maglia al centro di ciascun punto sottostante. Inserisco al centro, vedete? Meglio utilizzare l'uncinetto 7 perché qui per esempio ho i punti un po' strettini, ma perché io tendo a stringere il lavoro. Vado a lavorare al centro di ciascun punto sottostante in maniera normale. Fatto questo primissimo giro a punto basso normale, riprendo il punto bassissimo e concludo il progetto. Direi di continuare lavorando un punto in ciascun punto. Ci vediamo alla fine per continuare con gli ultimi giri. Bene, ho terminato il giro a punto maglia. Adesso qui ho il primo punto del giro e poi, come notate, ho messo dei marcapunti. Li ho messi esattamente alle 2 estremità. In totale sono 7 punti. Non ho fatto calcoli, sono andata ad occhio. Nel primissimo punto tolgo un attimo il marcapunti, ho i primi 3 punti. Vado a fare semplicemente dei punti bassissimi, per cui entro, prendo il cordoncino e chiudo a punto bassissimo. Ovviamente metto il marcapunti perché dobbiamo andare avanti. Secondo punto bassissimo, terzo punto bassissimo. Nei 7 punti che ho su un'estremità, cosa vado a fare? Nel primo lavoro un punto basso. Nel secondo lavoro un mezzo punto alto, per cui prendo il cordoncino, entro, riprendo il cordoncino, ho 3 asole, riprendo il cordoncino e chiudo tutto insieme. Nel punto successivo riprendo il filo e faccio un punto alto. Stavolta riprendo il filo e chiudo le prime 2 asole e poi le ultime 2. Benissimo. Nel punto centrale vado a realizzare un doppio punto alto, per cui avvolgo 2 volte il cordoncino sull'uncinetto, entro nel punto centrale, quindi nel quarto, prima chiudo le prime 2 asole, poi chiudo le altre 2 e poi chiudo le altre 2. Ci rimangono gli ultimi 3 punti, facciamo lo stesso lavoro al contrario, quindi nel punto successivo un punto alto, chiudo solo le prime 2 asole, punto successivo un mezzo punto alto, prendo il filo, vado nel punto successivo e chiudo tutte le asole. Ultimo punto, tolgo il marker e faccio un punto basso. 1
e 2. Bene, questo sarà il risultato. Proprio in questa zona faremo passare il nostro moschettone. Sulla zona centrale ho 19 punti. Andrò a lavorare un punto bassissimo in ciascun punto. Primo punto bassissimo, secondo punto bassissimo, terzo punto bassissimo e così via. Quando mi ritrovo nuovamente al marcapunti vado a fare lo stesso lavoro di prima, dopodiché proseguo con punti bassissimi. Anche qui ci rivediamo alla fine del giro per vedere come continuare. Anche qui ho terminato velocemente il giro. Cosa andrò a fare? Andrò a rifinire per un paio di giri. Andremo a lavorare dei punti bassissimi in costa. Questo significa che prenderò solo la solina retro e chiuderò un punto bassissimo. Segniamolo sempre col marker perché non so quanti giri andrò a fare, intanto questo è il primo. Anche sulle estremità vado a lavorare punti bassissimi in costa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e poi riparto sui punti bassissimi. 2 giri totali realizzati. L'ultimo punto ancora non l'ho lavorato, qui c'è il primissimo perché lo vado a sostituire con asola di chiusura. Tolgo il marcapunti dal primo punto, già ho tagliato il cordoncino, mi aiuto con un ago grosso, vado a sostituire l'ultimo punto con l'asola. Mi inserisco sempre in costa e poi vado sempre al centro dell'ultimo punto. E voilà! Nemmeno si nota lo scalino. Vado a nascondere per bene il cordoncino in eccesso, magari in fondo vado a fare anche un nodo. E la nostra borsa è così pronta. Mancano i moschettoni, la catena e una chiusura. Volendo si può applicare un bottone magnetico da cucire direttamente al centro. Tac! E non si vede più nulla. La nostra borsa sarà molto basic. Oppure possiamo aggiungere un ulteriore accessorio oro per dare sempre quel tocco in più. Cosa che farò io, per cui metto un attimino da parte la mia bellissima borsa e mi occupo di andare a realizzare il cinturino che andrà fissato alla chiusura e cucito sul dietro della borsa. Riprendo il mio cordoncino e avvio 11 catenelle con l'uncinetto numero 8, così le ho belle larghe, insomma. Lavorazione molto morbida perché poi andrò a lavorare i punti bassi nella maglia dietro. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vedete come sono larghe le catenelle? E 11, questa mi serve per voltare. Adesso cambio il numero di uncinetto e passo al 7. Come vi dicevo prima, andrò a lavorare un punto basso in ciascuna maglia che ho dietro. Quindi un punto basso, un secondo punto basso e continuo fino ad ottenere un totale di 10 punti bassi. 2, 3, 9 più il primo fatto all'inizio 10. Faccio una catenella, giro il mio lavoro e vado a lavorare sempre un punto basso in ciascun punto sottostante per un totale di 10 punti bassi. Perfetto! Penso che va più che bene. Con questa lavorazione non andrò a definire i lati, perché da una parte andrà inserita la chiusura per cui le righe non si noteranno, dall'altra parte andremo a cucire, mentre qui già abbiamo il tutto definito con punti bassi. Ecco perché ho lavorato anche in questo caso nella maglia dietro della catenella. Quindi adesso qui lascio un po' di filo in eccesso per andare a cucire. Sbuco dal primissimo punto e vado a dare giusto 3 punti, 1, 2 e 3 e blocco un'estremità. Intanto centriamo tutto per bene, 13 cm e 13 cm. Per ogni punto passo 2 volte.
Poi, come notate, la fettuccia è piatta, guardate che lavoro pulito, nemmeno si nota. Adesso passo al punto successivo. Prima di bloccare il tutto accertiamoci che è ben fissato, possiamo bloccare il filo all'interno e nasconderlo tra le maglie proprio come ho fatto per il punto di chiusura. Da quest'altra parte invece vado a nascondere il filo in eccesso proprio qui all'interno, tanto non si vedrà nulla nemmeno in questo caso. Taglio l'eccesso, io in questo caso blocco anche con l'accendino, non si sa mai, preferisco in questo modo piuttosto che fare il nodino. Inserisco la mia chiusura, se vi verrà fornita quella con le viti, magari vi lascio qui in alto il video del tutorial che riguarda la chiusura a cartella con le viti, così vedete come andarla ad applicare, ma è semplicissimo. Faccio aderire perfettamente il tutto, possiamo sia stringere con le mani, però io per sicurezza prendo un pezzo di stoffa per non danneggiare la chiusura e vado a schiacciare il tutto con delle pinze. È sicuro che non si stacca nulla, volendo è possibile mettere anche un po' di colla, ma io sinceramente non l'ho mai utilizzata e non mi è mai successo che la chiusura si staccasse, ecco, si sganciasse. Bene, chiusura fissata, come notate. Accertiamoci sempre che tutto è ben fissato, possiamo chiudere il cinturino e voilà! Che dire, meravigliosa, molto basic, semplice, però io direi che è affascinante ed elegante. Credo sia merito un po' di tutto, sia del punto di lavorazione, sia del cordoncino utilizzato, questo cordoncino brillantissimo, bellissimo. Ma non abbiamo finito. Andiamo a prendere i moschettoni e li andiamo a fissare qui. Allora, qui secondo me non è necessario alcun supporto, lo sapete, di solito inserisco la rete o del feltro o un qualcosa, ma visto che il cordoncino è bello spesso, lo notate anche voi la resistenza, basta far passare il moschettone proprio qui ed il gioco è fatto. Guardate, ho preso praticamente un punto alto e un punto altissimo, stessa cosa farò chiaramente dall'altra parte. Prendo la mia tracolla, volendo potete realizzare la tracolla anche col cordoncino stesso, secondo me facendo solo 2 giri siete a posto, è super resistente, ve lo ripeto un'altra volta, però io credo che con la catena abbia il suo perché. Voi che credete? Voi che ne pensate? Aggancio anche da quest'altra parte e adesso sì, il nostro progetto è pronto, terminato, per regalarlo a noi stesse, per regalarlo a qualcuno di caro. Insomma, io penso sia un'ottima idea al regalo, super veloce da realizzare perché il cordoncino cresce in fretta, lo avete visto, è super facile. Tra l'altro è molto spaziosa e capiente, qui all'interno ci possiamo mettere qualsiasi cosa, qualsiasi oggetto, possiamo anche regalare la nostra borsa handmade con dei prodottini all'interno, prodottini beauty, prodottini make up, insomma fare una bella confezione anche lì handmade ed il figurone è davvero garantito. Come sempre vi do le misure, credo che siamo a 30 cm qui, sì, per un'altezza alla fine da 25 cm, siamo partiti da una base 20 cm per 15 se non erro, sì, abbiamo una bella profondità da 15 cm, questa è la zona dietro, che dirvi, spettacolare, a me piace tantissimo e spero piaccia anche a voi. Come sempre vi aspetto giù nei commenti per sapere cosa ne pensate e se provate a realizzarla. Mi raccomando, taggatemi sui vostri post, sulle vostre storie, così io riesco a vedere tutti i vostri bellissimi progetti. Amiche ed amici, rieccoci qui, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial, ma avete visto quanto è preziosa questa borsa? È bellissima, dovete assolutamente farla e voglio assolutamente vedere tutte le vostre borse
tutte realizzate con In Da Big. Vi ricordo che al momento è disponibile soltanto questa colorazione che ho utilizzato io, che comunque è una tonalità neutra, può andare bene a tutti, secondo me potrebbe piacervi, avete visto è brillantissimo. Le altre colorazioni saranno disponibili a partire da gennaio. Come sempre vi esorto ad andare sul sito www.borgodepazzi.com per rimanere sempre aggiornati e per andare a sbirciare a gennaio ovviamente tutte le altre tonalità. Il kit che comprende queste due rocche di cordoncino, il materiale che ho utilizzato io per questo progetto, più i vari accessori metallici, li trovate al link che vi lascio come sempre sotto il video nel box informazioni. A questo punto vi do l'appuntamento alla prossima settimana, vi aspetto lunedì e mercoledì con nuovi progetti. Seguitemi sui social per rimanere sempre sintonizzati e iscrivetevi, perché no, anche al canale. Cosa aspettate? Iscrivetevi, attivate la campanellina, in questo modo non vi sfuggiranno le prossime novità. Io vi ringrazio perché anche oggi siete stati in mia compagnia, vi do l'appuntamento a lunedì, un bacino a tutti!